Glock 17 della VUE. Probabilmente una delle pistole più conosciute ed amate nel mondo del soft air, sia italiano ma probabilmente anche in tutto il resto del mondo. Nel lontano dicembre del 2014 portai la prima recensione di questa pistola sul canale e dopo 6 anni sono qui per portarvi la recensione remake, quindi la versione 2.0, dove andremo ad analizzare anche quelli che sono stati gli aspetti che più mi hanno stupito e anche i difetti che ha riscontrato. Bentornati Sparapallini, io sono Rico e lei è la Glock 17 della VUE. Ora, non saprei dirvi esattamente in che anno è uscita questa pistola, io appunto, come vi ho detto, l'ho comprata verso la fine del 2014, però probabilmente se ne poteva già sentire parlare verso il 2013 o anche qualcosina di meno, ora non saprei dirvelo. Considerate che il prezzo di questa pistola all'epoca era intorno ai 110-120 euro, ha sempre più o meno mantenuto questi prezzi, possiamo parlare di Barbarossa che la vende a 115 euro. Vi lascio qui sotto il link in descrizione così nel caso vi dovesse piacere, insomma, sapete che lui ce l'ha, anche perché sta diventando abbastanza rara. Non è così facile trovarla in giro. Questa qui è la G17 Gen 4, quindi di quarta generazione. Considerate che ora siamo alla 5, infatti credo che la VUE stessa ma anche la VFC abbia prodotto appunto una Glock generazione 5. Comunque non fate troppo caso a questo dato perché alla fine fa più riferimento alla Glock vera, in quanto appunto crea generazioni di Glock nuove con nuove migliorie, soprattutto anche legate proprio al meccanismo interno, a qualche perfezionamento che nel soft air sostanzialmente non c'è. Probabilmente poi ci sarà anche qualche piccolo dettaglio estetico, comunque insomma poco cambia. Comunque in descrizione vi lascio sia la Gen 4 che la Gen 5. Beh, diciamo che come caratteristiche principali c'è poco da dire. Io dico Glock e probabilmente con questo ho detto tutto. Ha un'ergonomia che è qualcosa di impressionante. Non c'è un'altra pistola che io abbia provato con lo stesso tipo di feeling. Quando la impugnate diciamo che la sensazione sembra la stessa di quando si infila il piede in una bella ciabatta morbidosa calda in un pieno inverno con una bella cioccolata di tazza in mano. Penso che paragone migliore non poteva esserci. Poi al di là dell'ergonomia, che è sicuramente un dato importantissimo, il design parla da solo. È una pistola affascinante ed è unica nel suo genere. Poi sicuramente ci saranno quelli che non l'apprezzano perché dicono ma sì, è un parallelepipedo, è semplicissima. E cavolo, è proprio quello il bello, guardate quanto è iconica, cioè è spettacolare. E l'ultima caratteristica è senza dubbio anche la sua solidità, è corposa, è massiccia, è fatta proprio bene e dopo tutto questo tempo devo dire che mantiene ancora queste proprietà. Infatti non ci sono particolari giochi tranne qualche piccolo dettaglio che dopo vi andrò a spiegare, quindi wow, tanta roba. Per quanto riguarda le dimensioni abbiamo 18 cm di lunghezza, le guancette sono alte 9 cm e mezzo, con una larghezza media di 5 cm e 2,8 cm di spessore. Il suo peso a secco, quindi senza caricatore, è di 490 grammi, mentre con il caricatore è di 750 grammi, quindi non troppo pesante e fottutamente maneggevole. E infine abbiamo una canna interna da 97 mm. Stiamo parlando di Glock, di conseguenza parliamo di una pistola polimerica per metà, infatti tutto il fusto è in polimero mentre il carrello è in metallo. VUE per quanto riguarda i polimeri ha fatto un lavorone, infatti sono molto buoni, sentendola proprio tra le mani si sente che è qualcosa di qualità, lo possiamo comunque vedere anche da tutti i dettagli presenti sul fusto e anche alla sua finitura generale, che qui purtroppo non si nota più di tanto perché è stata tutta verniciata e quindi ha questo effetto un po' vissuto, però posso garantirvi che ha proprio quel tipo di plastica un po' opaca, rugosa, proprio bello, realistico. Qui troviamo il tassellino con scritto Gen 4, come poi anche qui sopra vedete che non c'è proprio la scritta Glock perché VUE non ha i diritti per farlo, di conseguenza è tutto un pochino fake, però diciamo che è abbastanza apprezzabile, anche perché sparse in giro per la pistola ci sono tutte queste varie scrittine anche proprio incise nel carrello che sicuramente, anche se non sono proprio quelle vere, diciamo che sanno un po' di qualcosa di premium. Mi piace un sacco sull'impugnatura questa texture di quadratini che sono molto diciamo ben definiti, quindi danno proprio quel giusto grip che serve, è presente anche nella parte anteriore e anche nella parte posteriore. Tra l'altro questo componente che vedete qui dietro è stato aggiunto dopo, in realtà ve lo danno comunque sempre nella confezione, ci sono diciamo due pezzi che potete scegliere, uno un pochino più spesso e uno più sottile, credo che in commercio poi ne trovate anche di customizzati ancora più sporgenti o che probabilmente salgono anche fino alla beaver tail, insomma ci sono varie soluzioni. E questo qua semplicemente si smonta da questo piccolo perno in acciaio, questo si sfila
sfila e poi mettete su quello che vi pare. Il tasto di espulsione caricatore è bello squadrato, che riprende appunto i toni della pistola, ed è anche abbastanza sporgente, quindi si preme veramente con piacere. L'unica cosa che voglio aggiungere per quanto riguarda l'inserimento del caricatore è lo scatto del tasto, quindi il fatto che abbia agganciato. Quando questo modello lo prendete nuovo, c'è caso che faccia un po' fatica ad inserirsi, nel senso che sentite che diventa un po' duro e poi fa fatica a scattare. Ora sembra un po' un paradosso, ma dopo tutti questi anni questo difetto, diciamo, si è sistemato, nel senso che la plastica e tutto un po' l'interno si è smussato, quindi si sono un po' limate le parti a forza di cava e metti continuo, di conseguenza adesso scorre un po' meglio e si aggancia più facilmente. Dovete lasciarle un po' i suoi spazi, si deve abituare. Già che ci siamo, andiamo a vedere il caricatore, che chiaramente si presenta full metal con beccuccio rimovibile in plastica tramite questo pin nel caso vi si dovesse rompere. La sua capienza è di 25 pallini, bello il fatto che abbiano replicato un po', diciamo, finti fori che dovrebbero essere nel caricatore reale gli indicatori dei proiettili. La molla scorre ancora benissimo senza nessun tipo di intoppo. Anche la finestrellina di espulsione del gas, che è in gomma molto morbida, devo dire che sta tenendo botta, non si è seccata, non si è crepata e tutto funziona. L'unico problema che ho riscontrato, che mi è successo l'anno scorso, quindi in realtà ne è passato di tempo, è che stava cominciando a perdere un po' di gas nella parte inferiore, non esattamente da qui quanto proprio nella sua parte più interna, dove c'è un'altra placchetta, questa volta di metallo, che è proprio a filo con il caricatore e contiene una guarnizione. Ecco, questa guarnizione si era un po' difettata, infatti in un piccolissimo punto della sua linea di giunzione fuoriusciva un filo di gas veramente in maniera molto silenziosa. Di conseguenza, se anche voi volete fare un test per vedere se il vostro caricatore tiene bene, spalmateci sopra con il dito un po' di acqua saponata e vedrete delle bollicine nel punto in cui appunto sta sfiatando. Quindi ho staccato la valvola, ho smontato tutto, gli ho cambiato l'o-ring e ho rimontato. Nel caso vi serve immediatamente e non avete con voi l'o-ring di ricambio, potete anche farci 1 o 2 giri di nastro teflonato con anche un po' di grasso spalmato lungo il bordo, che sicuramente aiuta a tenere il tutto ancora più in maniera salda. E questo è quanto. Chiaramente negli spigoli e in tutti i punti di contatto la vernice è un po' saltata, però in sostanza devo dire che ci sta, insomma è normale, però per tutto il resto vedete che la vernice è abbastanza ancora integra. Ed ora passiamo avanti, dove troviamo questo ponte del grilletto che fuori è spigoloso e all'interno è tutto stondato con lo spazio giusto anche per entrare con i guanti. Qui non ho mai avuto nessun tipo di problema. Il grilletto della Glock poi sapete che è iconico proprio per il fatto che ha questa linguetta centrale che appunto ci funge da sicura, nel senso che se noi premiamo il grilletto nella parte superiore o anche qui di lato, appunto la pistola non spara finché proprio non schiacciamo questo tipo di levettina. L'unico problema è che non appena io la schiaccio lei praticamente non torna più su. Qui è un problema della mollettina interna che va sostituita. Io poi non l'ho più fatto perché non c'avevo voglia, e questo qui è un difetto che ho riscontrato già dopo circa 2 anni di utilizzo. Infatti si vede che si smolla facilmente, o non so cosa dirvi. Spero che l'abbiano migliorato. Passiamo ora all'hold open, ovvero questo tastino che è quello che in automatico blocca il carrello all'indietro quando abbiamo sparato l'ultimo colpo. Una funzione particolarmente utile, che però nell'arco degli anni si è un po' compromessa, infatti fa un po' fatica ad entrare in posizione dato da una serie di attriti e altre cose che non ho ben capito. Considerate che questa levettina è direttamente collegata al pirolino che vedete qui a fianco del caricatore. Vedete questo tassellino qua che sbuca fuori? Ecco, magari l'avevate visto e non lo sapevate, però questo è appunto quello che va a spingere verso l'alto questa levettina qua. Infatti qua dovrebbe salire più verso così e bloccarsi. Sembra quasi che quando la molla arriva verso la fine non abbia più quella spinta di prima, non lo so, mi viene da pensare quello, perché in realtà vedete che la sua molla funziona benissimo, quindi non saprei. Fortunatamente questo tipo di problematica si riscontra solo quando stiamo maneggiando la pistola, quindi vedete se io faccio così fa un po' fatica ad agganciare, però quando sparo, vedete, rimane bloccato, quindi no problem. Ed ora passiamo alla parte anteriore, dove troviamo questa slittina che ci permette appunto di montare una bella torcia o un laser. Non vorrei dire una cavolata, ma dovrebbe mantenere le stesse proprietà di una slitta Weaver, solamente che non ha tutte le classiche tacchette come appunto potrebbe essere il rail di un fucile, bensì ne abbiamo solo una appunto per andare a agganciare l'accessorio proprio in quel punto specifico, tanto non è che qui ci sia più di tanto spazio. Se volete farvi un bel regalo per Natale vi consiglio assolutamente di munirvi di una bella torcia tattica o light che è studiata appositamente per Glock. Guardate che figata, finisce esattamente nel punto giusto e quando voi andate con il dito riuscite a fare un bel lavoro di accecamento quando siete in urbano. Ci sta proprio bene. Trovate il link qui sotto anche di questa. E se quell'altra vi sembrava un po' troppo cicciona, qui troviamo la versione mini che ha un design completamente diverso. E anche questa per quanto riguarda il design non scherza.
Avrete notato che qui sotto c'è una targhetta che non è solo una targhetta, bensì è anche una sicura. Si va ad attivare solamente quando la pistola è armata, quindi tiro indietro il carrello, il grilletto scatta avanti e posso tirare indietro la targhetta. Così la pistola non spara proprio. Ed ora passiamo al tratto iconico della Glock, ovvero il carrello squadrato, che presenta appunto tutta una serie di scrittine dove nel lato di sinistra c'è una sorta di simulazione di quello che è il carrello reale, invece nel lato di destra troviamo il numero seriale e altre varie iconcine. La cosa che più mi piace di questo carrello è la sua vernisatura, in quanto è molto resistente e ha un colore stupendo. Infatti è una sorta di grigio antracite, si distingue bene appunto dall'otturatore che è completamente nero, ma soprattutto è una vernisatura molto resistente, in quanto si è chiaramente consumata nella parte diciamo più esposta alla fondina, e questa è una cosa abbastanza normale, e volevo farvi notare appunto il modo in cui si è andata a graffiare. Vedete che si è consumata in maniera molto pulita, sono proprio dei graffiettini. Invece qui dove c'è l'otturatore, che invece è stato verniciato in una maniera abbastanza tradizionale, vedete qua che si è proprio scalfita in questo punto. Tra l'altro se io vado qua con le unghie e comincio a grattare, cioè la continuo a scalfire. Adesso non lo faccio troppo perché sennò arrivo fino alla fine. Se invece mi metto qua nella parte del carrello e provo a grattare, non succede assolutamente nulla e sto spingendo, E infine troviamo mirino e tacca di mira che sono ben realizzate, mi piacciono un sacco e sono super intuitive. La parte bianca che vedete è talmente perfetta che sembra un inserto in plastica, in realtà è stata verniciata e basta, il carrello della Glock è finito qui, è molto semplice. Ed ora la smonto al volo per farvi vedere un po' le caratteristiche interne, tanto è una cavolata, basta tirare in giù queste linguettine, sfilare indietro il carrello e portarlo in avanti. Ed ecco qua appunto come si presenta. Come vedete è ancora tutto perfetto, è tutto bello lubrificato, chiaramente il green gas aiuta, poi io ogni tanto gli do qualche goccina di lubrificante siliconico qui lungo le guide, e in sostanza posso dirvi che questa pistola appunto non ha nessun tipo di difetto tecnico, quindi spara abbastanza bene. Chiaramente il gommino PAP sarebbe da cambiare, io ahimè ho ancora lasciato quello originale, dopo tutto questo tempo sarebbe sicuramente ora. Infatti prendete un po' con le pinze la traiettoria del pallino che vedrete dopo, perché non so dirvi esattamente come funzionerà. Comunque tutto sommato sono sempre stato contento degli interni, perché sono fatti bene, e guardate anche certi dettagli come questo pirolino, vedete ci sono vari componenti che voi vedete così argentati che sono tutti fatti in acciaio, quindi ottima cosa. Andiamo ancora di più ad addentrarci nella pistola, smontiamo il gruppo PAP con la relativa canna. Ecco qua la canna con il gruppo PAP che è tutto fatto in metallo. Qui sotto trovate la rotellina per regolare lo PAP. Se la girate in senso antiorario andrete a far scendere il pressore, di conseguenza il pallino salirà. Se invece l'andiamo a girare in senso orario chiaramente avremo l'effetto opposto. Ora ho provato a regolare lo PAP al massimo e la gobbetta effettivamente si vede, però non è così accentuata, quindi sicuramente un nuovo gommino male non gli fa. Questa è la canna con l'otturatore, con i suoi chiaramente giusti segni d'usura, e qui troviamo il gruppo del nozzle con un funzionamento che direi è ancora perfetto, scorre benissimo ed è un semplicissimo nozzle in plastica. Purtroppo non riuscirò a fare i consueti test in giardino che siete abituati ormai da un bel po' di tempo a vedere, perché questa pistola, chiaramente essendo green gas, soffre parecchio il freddo e, mannaggia me, non mi sono ancora comprato un green gas dedicato all'inverno, di conseguenza sparerò come i vecchi tempi dall'interno della finestra di camera mia, quindi sicuramente al calduccio con il termosifone a 20 cm di distanza, che cercherà di riscaldare un pochino la situazione. Cazzo, spara ancora bene la bastarda.
Avete visto che la bambina si comporta ancora benone dopo tutto questo tempo, non avendogli fatto praticamente nulla a livello di manutenzione, se non giusto qualche goccina di olio siliconico qua e là. Devo dire che ci siamo, è un'ottima pistola. È una pistola che consiglio tantissimo a tutti voi, e non lo dico così tanto perché è proprio un messaggio che io mando anche a tutti quelli che mi chiedono consiglio su quale pistola comprare. Io solitamente dico sempre Glock 17 della VUE, è proprio un dato di fatto e qualcuno di voi probabilmente potrà anche confermare questa cosa. Sono contentissimo, come poi vi accennavo all'inizio, della sua solidità generale. Dopo tutto questo tempo è ancora bella massiccia, vedete che praticamente non ha giochi, io la posso scuotere, si muove proprio leggermente in maniera millimetrica l'otturatore perché giustamente è un pezzo mobile, infatti questo si va ad abbassare quando io tiro indietro il carrello, e questo è proprio il tipico meccanismo della Glock, quindi ci sta. E brava VUE, hai fatto un ottimo lavoro. Per finire, se volete comprarvi una fondina vi consiglio assolutamente quelle della Amomax. Se ne trovo qualcuna su Amazon, semmai vi lascio il link perché lì ce ne sono varie. Sono quelle che consiglio di più in assoluto perché sono abbastanza economiche ma sono perfette, la pistola scorre da Dio e sono fatte proprio in una buona plastica. Per farci capire, io per un po' di tempo ho utilizzato questa bruttissima fondina che non so neanche dirvi di che marca sia, ma è veramente scrausa, tant'è che l'ho dovuta limare fino alla morte. Guardate qua, è tutta biancastra a forza di grattarla, proprio perché non entrava, e a forza di grattarla è diventata talmente rugosa che mi ha rovinato maggiormente il carrello. Quindi quel graffio che vedete lì è praticamente colpa di questa fondina. Detto questo, ragazzuoli, mi piacerebbe un sacco avere un vostro feedback. Infatti chi è possessore della Glock 17 della VUE di quarta generazione potrebbe appunto magari aggiungere un suo commento, un suo feedback, che sia positivo o negativo, sicuramente anche qualcosa che io non ho riscontrato oppure mi è sfuggito, per carità. In questo modo formiamo qui sotto una piccola losca community di glocchisti che magari si possono aiutare a vicenda, e sicuramente qualcuno che vuole acquistarla potrà avere maggiori informazioni rispetto a quelle che posso aver dato nel video. Detto questo, ragazzuoli, ho finito, non vi rompo più le scatole. Vi ricordo solo che qui sotto in descrizione trovate appunto il link della Glock, poi semmai vi metto anche appunto i link della fondina e delle torce Olight, e basta. Noi ci vediamo chiaramente prossimo lunedì, sempre qui sul canale, con un nuovo video. Ciao a tutti!